Ben ritrovati. Oggi parliamo di poema sinfonico. Il poema sinfonico è una forma strumentale. Nei due termini che compongono il nome di questa forma può magari spaventare leggermente il termine poema, che normalmente lo associamo a qualcosa di protratto nel tempo. Ecco, il poema sinfonico può essere anche una forma piuttosto dilatata nel tempo, ma ce ne sono anche di poemi leggermente più ridotti e sarà anche quello che noi analizzeremo insieme. Se diamo la definizione, diciamo scolastica, di questa forma, possiamo definirla come forma strumentale ad ampio respiro, generalmente per un organico strumentale piuttosto corposo, e la cosa più importante su cui noi punteremo molto l'attenzione è che è descrittiva. Descrive. I compositori che si dedicano a questa composizione devono fare in modo di dare a noi che ascoltiamo tutte le indicazioni possibili per vedere quello che loro hanno in mente e che vogliono comunicarci attraverso la composizione. Questa forma strumentale è tipica della seconda metà dell'Ottocento ed è parecchio utilizzata in questo periodo. Noi andiamo a prendere una composizione di un autore russo, Alexander Borodin. Questo compositore fa parte di quello che veniva chiamato il gruppo dei cinque. È ovvio che era formato da 5 compositori, alcuni famosi, altri meno, per dovere li elenchiamo e sono, oltre a Borodin stesso, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Cui e Mussorgsky. Questi compositori di tutte le scuole nazionali, quindi anche quella russa, cercavano in questo periodo di far emergere nelle loro composizioni i temi tipici della propria terra d'origine. E nel brano che sentiremo insieme poi successivamente lo avvertiremo in maniera netta. Questa ricerca e questo richiamo ai temi tipici di quelle terre e ne sentiremo proprio degli esempi molto netti. Alexander Borodin ci descrive un poema sinfonico, e noi lo ascolteremo, dal titolo Nelle steppe dell'Asia centrale. È un poema sinfonico, come vi ho già anticipato, non esteso, non estremamente lungo. Viene anche definito ogni tanto schizzo sinfonico, proprio perché è di durata piuttosto ridotta. E lui stesso, come tanti altri compositori, ci dà delle indicazioni precise su cosa dobbiamo vedere. Perché, ripeto, questa forma è una forma descrittiva. Il compositore usa tutti quelli che sono gli strumenti sonori che ha a disposizione per renderci l'immagine in movimento di quello che lui vuole. E spesso lascia proprio scritto alcune tracce per indicarci esattamente cosa vedere. Borodin, nel brano che ascolteremo insieme, dà proprio queste indicazioni. Ci informa, ci dice: guardate la steppa dell'Asia centrale. Noi abbiamo davanti questa immagine. E poi, in lontananza, sceglierete voi se farlo arrivare da sinistra o da destra, in lontananza l'arrivo di una carovana di asiatici della zona del Caucaso che deve attraversare questa steppa. Questa carovana è scortata da dei militari russi a protezione proprio di questa carovana. Quindi il poema sinfonico è questo. La carovana in lontananza passa davanti a voi e se ne va. Allora, se dovessimo fare la sintesi della sintesi della sintesi di questo poema sinfonico utilizzando dei simboli musicali, potremmo riassumerla così, cioè con 2 forcelle, una del crescendo e una del diminuendo. Resa a parole, questa descrizione è fin troppo semplice, elementare, forse anche banale, ma se la ascoltiamo insieme
è tutt'altra musica. Quindi venite con me, facciamo l'ascolto insieme. Sentiremo questo poema sinfonico e quello che spero anche vedremo il poema sinfonico. Alla prossima! Allora, ascoltate con attenzione quel suono acuto, il più acuto che sentite. È un suono fermo, dritto, interminabile. Su quel suono intervengono i vari strumenti ad annunciare lentamente le frasi poi del tema. Quel suono continua. Intervengono altri strumenti, ma quel suono continua. Ecco, cosa vorrà indicare, descrivere? Provate a guardarla la steppa. Cosa c'è di così lontano, fermo e anche freddo? Continua il suono, è intervenuto il primo tema. Quel suono è l'orizzonte, la linea in fondo. E ricordatevi, voi siete il punto di visione della steppa e in lontananza avete questo tema della carovana, ma davanti a voi c'è la steppa. Adesso vi mette in evidenza i militari. Sentite questo pizzicato degli archi? Ecco, danno questo tema più ritmico, ma sono militari non agguerriti, non in tensione, non stanno scortando dei malviventi, ma solo una carovana. Si mescolano queste due melodie, gestite dagli archi, dai fiati. Hanno questa serenità di base, però una vena di malinconia tipica delle melodie di queste terre. Piano piano la carovana si avvicina, aumenta la sezione dei fiati. E adesso, secondo voi, dov'è la carovana? Ovviamente qui siamo nella parte forte. Il vostro campo visivo è stato occupato. Non avete più l'orizzonte. Il suono torna dopo. E tornerà anche dopo continuo. Ora tornano le melodie. Gestita dal corno inglese, quella più con la vena malinconica. Dagli archi. Adesso risentiamo ancora la melodia gestita più dagli archi acuti.
ancora una volta una ripresa del tema molto coinvolgente. Ci riabbraccia. Adesso piano piano la nostra testa, il nostro punto di visione comincia a girare dalla parte opposta da dove inizialmente ha guardato l'arrivo della carovana. Qui c'è il saluto delle frasi come per l'inizio e la forcella dell'intensità che si sta chiudendo. Ancora qualche cenno, ancora qualche frase. Ascoltate questa nota. Adesso viene ripresa più acuta. Ecco che è tornato l'orizzonte. La carovana se ne va. E voi avete l'immensità della steppa.